Visto il prezzo proibitivo che questo set aveva all'uscita, di ben 300 euro, credevo che non sarei mai riuscito ad acquistarlo. Invece un giorno ho scoperto che il Disney Store, probabilmente facendo fatica a venderlo proprio anche per colpa del prezzo alto, l'ha scontato del 50% e in più a volte c'è un ulteriore sconto con qualche codice. E quindi ragazzi ho acquistato questo set di Frozen 2 di Anna ed Elsa disegnate dalla designer Brittany Lee. Quindi iniziamo subito questo video e andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Questa è la scatola che come vedete è gigantesca, non so se in video rende ma vi assicuro è veramente gigantesca, è molto più grande di una normale scatola limited edition del Disney Store. Nella parte frontale vediamo che c'è questo gigantesco portone, sembra quasi il cancello, la porta per entrare ad Arendelle, nel castello di Arendelle, tutto ovviamente con colori molto freddi, con un sacco di decori che richiamano sia Anna che Elsa, ovviamente, perché all'interno troviamo entrambe. Qui al centro troviamo invece il logo Frozen, Anna e Elsa Collector Doll Set, e qui appena più in basso c'è scritto edizione limitata, una di 5700. Il lato destro della scatola inizia viola nella parte inferiore per poi diventare sempre più azzurro, quasi argentato nella parte superiore, e vediamo che nell'angolo ci sono tutti questi decori che ricordano un sacco dei fiocchi di neve, o più che dei fiocchi di neve, le magie che fa Elsa. Sul lato sinistro invece inizia sempre con questo viola, ma nella parte superiore troviamo questo colore che è più un nero-blu, con invece tutti i decori che richiamano ovviamente Anna. Hanno diviso proprio la parte frontale della scatola per loro due. Tutto questo cartoncino ha dei riflessi bellissimi, come vedete è opaco ma comunque dei riflessi quasi cangianti. Su un lato della scatola ritroviamo i decori di Anna, con sotto questi altri decori che richiamano secondo me un po' il castello di Elsa, e la stessa cosa sull'altro lato dove però nella parte superiore ritroviamo i decori ispirati ad Elsa. Anche il retro è molto bello, realizzato praticamente nello stesso modo. Nella parte superiore ritroviamo da una parte i decori di Elsa, dall'altra i decori di Anna. Appena più in basso anche qui il logo Frozen, Anna ed Elsa Collector Doll Set, e ancora un pochino più in basso la firma della designer con il suo nome e anche una sua foto. Scendendo troviamo una piccola descrizione in inglese e in francese e poi in basso delle informazioni che come sempre non ci interessano. Anche oggi vi lascio un momento qui per darvi modo di mettere in pausa ed eventualmente leggere la descrizione per chi fosse interessato. Nella parte superiore troviamo invece questa pellicola trasparente ma non c'è scritto nulla, a differenza delle altre limited edition dove di solito c'è scritto il nome o comunque il logo, in questo caso non c'è assolutamente niente, è semplicemente trasparente. Ma andiamo ad aprire questa scatola che si apre anche in un modo molto particolare, come vedete, ed eccole qua come si presentano appena aperta la scatola, le ante della scatola. Anche in questo caso lungo tutto il bordo troviamo i decori che richiamano Anna ed Elsa, al centro troviamo il logo Frozen con scritto anche Anna ed Elsa, sull'antina destra troviamo questa tasca con i decori di Anna e all'interno questa cartolina dove vediamo tutto l'artwork realizzato da Brittany Lee per Anna, veramente molto bello, e sul retro invece non c'è alcun artwork ma troviamo di nuovo il logo Frozen e il nome della designer. Nell'altra anta, ovviamente con i decori di Elsa, troviamo una cartolina con Elsa e anche in questo caso c'è tutto il suo artwork disegnato, davvero bellissimo, gli artwork di queste bambole sono stupendi, e sul retro la stessa identica cosa come per Anna. Come per tutte le limited edition del Disney Store, anche per loro possiamo estrarre la parte centrale e togliere la parte esterna più grande e ingombrante, dove proprio nella parte esterna troviamo anche il certificato di autenticità, sempre con il logo Frozen, i decori che ormai sarete stufi di sentire, e qui sotto c'è anche scritto il numero del nostro set. Il mio è il numero 4220 di 5700. Ovviamente anche per loro possiamo rimuovere anche la vetrina frontale, in modo da poterle toccare, vedere, fare quello che vogliamo senza doverle deboxare. Ma secondo voi io potrei mai lasciarle in scatola? Ovviamente assolutamente no, quindi vado subito a deboxarle e ci ritroviamo qui praticamente adesso. Ed ecco Anna ed Elsa fuori dal box e ragazzi non vorrei essere azzardato, ma vedendole così, adesso ovviamente le vedremo nel dettaglio, ma vedendole così credo di poter dire che secondo me sono le migliori limited edition che io abbia mai visto. Lo stile è sicuramente molto particolare, ma hanno dei dettagli che sono davvero pazzeschi. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo con Anna, che è un pochino più complessa, così poi ci teniamo Elsa che è un po' più semplice per la fine.
La parte sicuramente più particolare di queste bambole, ed è anche quella che ho visto che a molti è piaciuta un casino e a molti ha fatto veramente schifo, è il viso. E infatti, come vedete, hanno un mold completamente nuovo. Questo mold non è il classico mold di Anna del Disney Store, come non lo sarà neanche poi quello di Elsa, ma oltre al mold molto spigoloso, infatti vediamo il naso che è abbastanza sottile e a punta, anche di profilo è completamente a punta e tutto molto spigoloso. Vediamo anche che gli occhi sono semplicemente azzurri ma senza pupilla. Risultano quasi un po' un pagliaccio, quasi un po' vuoti, un po' vitrei, veramente io li trovo stupendi, ma è uno stile che deve piacere. In ogni caso gli occhi sono appunto senza pupille, azzurri con un sacco di eyeliner, le ciglia rutate e sopra gli occhi ha anche un ombretto rosa per lato. Le sopracciglia sono praticamente realizzate come un sorriso al contrario, dello stesso identico colore dei capelli. Sulle labbra, che sono aperte in un sorriso quasi malefico, ha questo rossetto fucsia. Ma se guardiamo le sue guance vediamo un'altra cosa molto particolare, perché il blush è stato volutamente messo così a cerchiolino rosa, con in più un puntino bianco a, secondo me, simboleggiare dell'illuminante. E in più hanno aggiunto del blush anche nella puntina sotto al naso. Io questo viso lo trovo davvero bellissimo, molto particolare, molto bambola vuota senza anima, ma credo che sia uno stile davvero bello. Deve piacere, ma io lo trovo bellissimo. I suoi capelli sono di due colori, infatti lo notiamo già qui da questa frangetta che è stata arricciata e poi anche spostata un pochino di lato, e sono un castano ramato con delle ciocche invece castano scuro. Su un lato c'è anche questa piccola ciocchettina che invece va verso l'orecchio, molto semplice, e in testa vediamo che indossa questo cerchietto realizzato con del nastro di raso nero e con tutti questi pompon lilla e fucsia. Davvero bello, davvero morbidi, non c'è nulla di plastica, è tutto tessuto o comunque questa cosa che sembra un po' lana, e oltretutto questo cerchietto è removibile qui tramite un piccolo pezzettino di velcro proprio sul suo collo. I suoi capelli non sono lunghissimi ma sono comunque divisi in due trecce laterali, chiuse con un elastichino marroncino dello stesso colore dei capelli, e in fondo purtroppo sono piene di gel. Non sono croccanti, sono proprio cemento. In questo caso le ciocche sono davvero cementate, non so che gel usino perché per tenerle così dure veramente questa è Attack. Però guardando entrambe le trecce dalla parte frontale vediamo che passa al centro anche qualche mesciolina marrone. Questa Anna non indossa orecchini, ma possiamo iniziare a vedere il suo mantello, che qui nella parte sul collo è chiuso tramite un pezzettino di velcro che si può rimuovere semplicemente e richiudere con molta semplicità, dove sopra è stato applicato anche questo brillantino incastonato in questo tondino di metallo. Molto bello, molto luminoso ed è proprio un brillantino. Lungo tutto il bordo, lungo tutto il collo troviamo questi ricami con anche qui sotto tutte queste borchiettine dorate che sembrano quasi dei bottoncini dorati, e fa tutto il giro anche sul retro, guardate che meraviglia, dove possiamo vedere che oltre ad avere anche il colletto alto realizzato con questo tessuto viola, sotto a queste punte ricamate troviamo questa specie di cornicetta, non saprei come chiamarla, anche questa con dei punti di viola ma di base lilla, molto bella. Sul tutto il retro delle spalle troviamo questo dettaglio che anche in questo caso prosegue fino sul davanti. Davvero pazzesco. Tutto il bordo della parte superiore del mantello è stato realizzato con questa applicazione di palline che sembrano quasi tutti piccoli pompon viola, e in più, oltre ad esserci questo al posto dell'orlo, troviamo tutto questo ricamo lungo tutto l'orlo della parte superiore del mantello. Qui dietro si riesce sicuramente a notare meglio e ragazzi è fatto in un modo impeccabile, è pazzesco, è wow, è meraviglioso, non so che altre parole usare. Come se non bastasse, la parte interna è tutta foderata di questo raso lucidissimo viola, pazzesco, e siamo solo al primo pezzo di mantello. Perché se poi scendiamo a guardare il resto del mantello vediamo che sono state realizzate queste pieghe, stirate molto bene, che vogliono appunto dare del movimento a tutto il suo mantello, le arriva fino alle caviglie, e anche in tutta questa parte finale troviamo quel decoro ricamato più tutti quei pallini, tutti quei pompon applicati lungo il bordo viola. Pazzesco, davvero meraviglioso. E ovviamente anche questa parte è stata tutta foderata con della stoffa viola. Una volta rimosso il mantello vediamo che indossa questo gilet dove nella parte frontale c'è questa specie di cuore. È di base di raso nero con questa scollatura a cuore con due lati ricamati con due colori diversi, infatti abbiamo il suo lato destro rosso e il suo lato sinistro viola, ma troviamo anche questa spallina sempre di raso nero con sopra ricamato in oro e in argento con anche due applicazioni blu, questo simbolo che richiama i classici simboli di Anna. Ovviamente lo stesso dettaglio lo troviamo anche sull'altra spallina e sono
Wow, quanti wow devo dire! Ma la cosa pazzesca è che questa specie di gilet si può rimuovere, è un altro pezzo separato, è stato anche questo tutto foderato internamente, ma in più, cosa che prima si faceva fatica a notare, qui lungo la spallina hanno applicato questo bordino dorato su entrambe le spalline. Ok ragazzi, basta wow per ora, andiamo avanti. Perché non è finita, visto che sotto a quel gilet abbiamo anche questa specie di maglietta, di camicetta, di maglia a manica lunga, che ha il colletto alto ma con questa apertura particolare e il bordo tutto ricamato con del filo blu. Lungo tutta la parte del colletto sono stati anche applicati queste specie di bottoncini dorati. Proprio in mezzo al décolleté troviamo anche questo decoro che ricorda quasi un fiore, fantastico, ma soprattutto se scendiamo a guardare le sue maniche vediamo che finiscono anche queste con un sacco di dettagli. Infatti c'è tutto il polsino realizzato con un altro tipo di tessuto diverso da quello della maglietta, della camicetta, dove troviamo tutte queste strisce ricamate blu e in più lungo la cucitura del polsino ritroviamo anche queste applicazioni dorate e anche queste applicazioni bianche. Devo dire un altro wow o lo dite voi? Ma le cose non sono finite perché dobbiamo passare alla sua gonna, che è su più di 2 strati, non dico altro. Invita a questa fascettina blu molto semplice che serve solamente a tenere uniti i vari strati della gonna e il primo strato inizia azzurro e come vedete è questo tessuto che sfuma sempre più scuro, passa dal viola per poi finire praticamente in blu. Troviamo anche tutte queste decorazioni con degli strass applicati azzurri, tutto questo ricamo bellissimo con del filo argentato e del filo fucsia, altre applicazioni di strass azzurre. Poi troviamo dei ricami blu, delle applicazioni rosse e in fondo ad ogni ricamo troviamo anche queste piccole nappe tutte realizzate di filo blu e ne troviamo una per ogni, diciamo, petalo di questa gonna, perché come vedete alla fine sembra quasi un insieme di petali, sembra quasi ricordare i petali di un fiore. Ma questo è il davanti, se la giriamo ragazzi c'è la stessa identica cosa. Sappiamo che molte volte il Disney Store tralascia il retro delle bambole, invece in questo caso troviamo tutti i decori, tutti gli strass e anche tutte le nappe. Anche questo strato di gonna è stato completamente foderato con del raso blu. Wow, vi giuro inizio ad essere senza parole, questa è assolutamente una delle migliori bambole che io abbia mai visto. Ma andando a sollevare questo strato di gonna, sotto ne troviamo un altro di un tessuto un pochino più rigido, non è stato foderato, ma anche in questo caso, anche se è un pochino nascosto, hanno aggiunto un sacco di dettagli, perché hanno aggiunto tutte queste finte perline che vengono coperte dallo strato superiore e poi in fondo ci sono tutte queste punte ricamate dal marrone al blu. Davvero bellissime e lungo l'orlo ritroviamo quella specie di filo di pompon che abbiamo visto sul suo mantello, ma in questo caso in lilla, e anche per questo strato di gonna i decori continuano fino sul retro. Ma le cose non sono finite, perché se solleviamo anche questa gonna vediamo che indossa un sottogonna di tulle blu per tenere la gonna un pochino più voluminosa, un pochino più in forma, e questa è una gonna separata, è una gonna realizzata proprio separatamente, non è attaccata a nient'altro del suo vestito. E ragazzi, da quant'è che noi non vedevamo una bambola realizzata in un modo del genere? Io credo di non averla mai vista. Alzando anche questa gonna possiamo finalmente vedere cosa indossa sulle gambe. Indossa dei semplicissimi leggings neri realizzati però con un tessuto che vi assicuro vorrei potervelo far toccare, è morbidissimo e sembrano veramente essere dei leggings. Se le togliamo le scarpe vediamo che sono anche stati chiusi, quindi sono più diciamo dei collant super coprenti, ma hanno veramente un tessuto elasticizzato davvero davvero morbido. L'ultima cosa sono ovviamente le sue scarpe, che come vedete sono degli stivaletti neri lucidi molto semplici, ma che anche questi nascondono dei dettagli non indifferenti, perché oltre ad avere un tacco molto particolare, un tacco abbastanza largo, vediamo che riprendono anche qui i pompon viola di prima che c'erano sul bordino della gonna, ma soprattutto è collegato a questo nastrino fucsia che dovrebbe rappresentare un nastrino che tiene chiusi gli stivali. Devo dire un altro wow? Ovviamente questa bambola arriva con uno stand che è lo stesso identico anche per Elsa, quindi lo guardiamo solo per lei, ed è uno stand di plastica nera, prima volta che vedo uno stand colorato dal Disney Store, molto semplice, tondo, ed è uno stand a seduta, quindi si infila in mezzo alle gambe e praticamente sparisce all'interno della gonna. Passando invece ad Elsa vediamo che ha di sicuro un viso un pochino meno inquietante confronto ad Anna, perché lei la bocca ce l'ha chiusa e quindi risulta un pochino meno assassina. Anche lei ha ovviamente gli occhi senza pupille perché è proprio lo stile della designer, sono comunque azzurri con un sacco di eyeliner e le ciglia rutate, sopra gli occhi anche lei ha un ombretto perlato rosa, le sue sopracciglia sono grigie, non ho capito come mai la scelta di
questo grigio azzurro, forse per abbinarla a tutto il suo look, non lo so. Sulle guance anche lei indossa il blush proprio a pallini, esattamente come Anna, con anche i due puntini bianchi, e sulle sue labbra ci sono due diversi rossetti. Nel labbro superiore è un pochino più scuro, nel labbro inferiore è un pochino più chiaro, ma comunque siamo sempre sul rosso fucsia. In testa indossa questo accessorio, questo cerchietto di plastica veramente bellissimo, è tutto azzurro per lato, ma su un lato troviamo un fiocco di neve gigante e lungo il cerchietto, come vedete, sono state applicate queste perle bianche. Davvero bellissimo, un dettaglio fantastico. I suoi capelli sono comunque quasi completamente biondi, raccolti ovviamente nella sua iconica treccia laterale, dove però possiamo notare che all'interno c'è anche una ciocchettina azzurra, che hanno anche utilizzato per coprire l'elastico che chiude la treccia. Credo di non aver mai visto il Disney Store coprire l'elastico di una bambola e invece in questo caso l'hanno fatto. Peccato che anche lei abbia la fine dei capelli, tutta la punta, super rigida, cementata. È stata arricciata in un modo molto carino, ma avrei preferito probabilmente che proseguissero ancora un pochino con la treccia invece che cementare questo pezzo. Ma ragazzi, anche i suoi capelli sono bellissimi. Ma prima vi ho detto che la tenevo per ultima perché è un pochino più semplice, e per quanto non lo sembri è veramente molto più semplice, perché lei ha il vestito che è solamente un pezzo unico, confronto ad Anna che, come avete visto, era composto da tantissimi pezzi diversi. Nella parte superiore, nelle maniche, è composto da questo tessuto azzurrino semitrasparente e tutto lo scollo è stato arricchito con questo filo di perle. Qui al centro del seno troviamo questo ricamo piccolissimo con un filo olografico che ritroviamo anche tutto lungo la manica, in tutti questi ricami che proseguono fino proprio sopra alla sua mano. Nella parte sul busto invece vediamo che anche lei ha uno scollo a cuore con due tessuti di due colori diversi, uno del classico colore di Elsa, questo azzurro verde acqua, e dall'altra parte invece troviamo questo verde acqua un pochino più scuro. Anche in questo caso troviamo dei bellissimi ricami perché abbiamo queste due striscioline sottili dello stesso colore argentato su entrambi i lati, ma al centro c'è un lato che è stato ricamato con del filo verde acqua e dall'altra parte invece ricamato con questo filo azzurro. In più, qui al centro, dove abbiamo visto il ricamo prima, hanno anche aggiunto questo piccolo strasso olografico. Pazzesco già da qua questo vestito. Ma anche scendendo a guardare la sua gonna non mancano assolutamente i dettagli, e anche in questo caso troviamo diversi pezzi a comporre il vestito, anche se comunque sono tutti cuciti assieme. Questa striscia di tessuto è staccata dalla gonna, ma è comunque collegata qui in vita, e troviamo tutti questi ricami con questo filo argentato lungo tutta questa striscia di tessuto, e in fondo c'è anche una stampa, come vedete, lucida, con altri ricami e anche due nappe. Due ricami a forma di fiocco di neve e due nappe con questo filo argentato quasi azzurro. Davvero meravigliosi. E in più, ragazzi, è stato foderato anche questo pezzettino con del raso azzurro. Di cosa stiamo parlando? Wow! Ma guardando invece la sua gonna vediamo che il tessuto è un pochino più rigido confronto a quello di prima, inizia azzurro e sfuma sempre di più verso il viola, arrivando proprio viola in fondo sul bordo. Ma se nella parte superiore troviamo tutti questi decori argentati e azzurri, andando verso la parte inferiore ci sono un sacco di dettagli davvero meravigliosi. Infatti vediamo qui tutte queste gemme verdi applicate alternate a questi ricami blu. Se scendiamo un pochino, i ricami blu si alternano con dei ricami argentati, e se scendiamo ancora un pochino troviamo altri strass applicati verdi e tutte queste punte ricamate in viola. Oltre a questo, se guardiamo bene l'orlo, anche per lei hanno applicato quel filo di pompon viola che mi piace tantissimo. Ma ragazzi, non è finita, perché anche questa gonna è stata tutta foderata con del raso lilla, un raso diverso da quello che abbiamo visto prima, perfettamente abbinato al colore che c'è fuori. Wow! Prima di passare al suo mantello provo a rivedere le sue scarpe, che sì, vola, anche lei è una di quelle bambole che vola sullo stand. Ma ragazzi, le scarpe sono realizzate in plastica rigida azzurra, e sapete che solitamente il Disney Store mette delle scarpe in plastica morbida, ma è plastica rigida azzurra semitrasparente con anche tutti questi riflessi perlati. Bellissime, sembrano veramente realizzate di ghiaccio. Anche le scarpe, che in questa bambola, se le lasciamo in box, non si vedranno mai, sono davvero wow. L'ultima cosa di questa gonna che mi fa davvero impazzire è che è stata pensata sia in lunghezza che in larghezza perfettamente per coprire, come vedete, lo stand. Sparisce completamente sotto la sua gonna, come se lei si reggesse in piedi da sola. Ma anche sul retro i dettagli non scherzano e ci sono delle cose meravigliose da vedere.
La prima è sicuramente questa striscia di tessuto che ricorda tantissimo quella che c'è davanti sulla parte frontale della gonna, anche questa con dei ricami, poi delle stampe e qui in fondo 2 fiocchi di neve, non ci sono delle nappe applicate e anzi, se vedete, la mia è stata stampata un pochino male. La stampa non è perfettamente centrata ma è un pochino spostata verso sinistra, però ragazzi posso dirvi che per la qualità che hanno queste bambole questo difetto non mi dà nemmeno fastidio, anche perché anche questo pezzo, anche se sul retro, è stato foderato con del raso azzurro. E come se non bastasse, per rimuovere questa strisciolina di tessuto hanno applicato questo bottoncino di plastica in modo da poterlo staccare da un lato e poi poter aprire il vestito per toglierlo e spogliarla. Ogni cosa che vedo è una conferma al fatto che queste penso siano le bambole più belle e meglio realizzate che io abbia mai visto. Lungo tutto il bordo del mantello troviamo queste applicazioni che non sono ricamate ma sono state solamente stampate. Sono perlate, come vedete, di diversi colori, azzurro, verde, lilla, molto belli, ma soprattutto se andiamo a vedere proprio la parte finale troviamo altre applicazioni, in questo caso azzurre, e in più tutti questi strass bordeaux lungo tutto il bordo e di nuovo ancora quella fila di pompon, in questo caso però verde acqua. Ma se non vi bastasse, anche questa parte è stata foderata. Questo mantello è stato realizzato doppio, infatti come vedete nella parte esterna è più verde, nella parte interna è più lilla, perché hanno realizzato anche la fodera per il mantello. Wow! E quindi sì ragazzi, wow, 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 wow e ancora wow per queste bambole. Confermo assolutamente il fatto che io non ho mai visto delle bambole realizzate in un modo così meraviglioso. Credo davvero che siano le bambole più belle a livello di realizzazione che io abbia mai visto in vita mia. Sicuramente ci sono bambole fatte anche meglio, sicuramente ci sono bambole con dei dettagli che sfiorano la realtà, ma tra quelle diciamo più popolari come quelle della Disney, Mattel, MGA eccetera non ho mai visto una cosa del genere. Ci sono dettagli nascosti, ci sono dettagli pazzeschi, è tutto realizzato in un modo fantastico e questa volta lo devo ammettere, il loro prezzo lo valgono tutto, o meglio, valgono il prezzo adesso che è il 50%, quindi 150 euro li valgono tutti, 300 euro erano comunque eccessivi, per vari motivi, il corpo che comunque è il solito corpo classico e varie cose, ma specificato che il loro prezzo di partenza non lo valevano, 150 euro che è il loro prezzo attuale sul sito shopdisney.it, secondo me è un prezzo adeguatissimo. Come avete visto è tutto ricamato, tutto foderato, non c'è niente che è stata lasciata al caso. Orli, bordini, stampe, colori dei capelli, accessori in testa, tutto. L'unica cosa ovviamente sono i visi che sono molto particolari perché hanno sicuramente uno stile che può piacere, come no. Quindi ragazzi, dopo avervi fatto questa mega recensione che sarà durata tantissimo visto tutte le cose da mostrarvi, voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Anche per voi sono un 150.000 wow o a voi non piacciono? Vorrei veramente capire cosa ne pensate voi, se anche voi le trovate fatte benissimo come le trovo io e se questo stile vi piace oppure no. A me inizialmente non convinceva, adesso che le ho davanti, wow! Non posso dire altro. Quindi aspetto qui sotto i vostri commenti, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, vi ho tenuto compagnia o le solite cose, fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi su tutti i miei social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.